Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi sveglio. Mi sveglio lentamente. Una luce soffice entra dalla finestra. Apro gli occhi poco a poco. Sono ancora stanco. Voglio dormire ancora un po', ma è mattina. Così mi siedo sul letto, faccio un respiro profondo, è silenzio, mi guardo intorno. Un nuovo giorno inizia. Saluto me stesso. Queste sono le mie prime parole in italiano oggi. Voglio parlare italiano ogni giorno, quindi inizio adesso. Anche se sono solo, dico ciao e mi fa stare bene. La mia voce è dolce, ma la sento, la capisco. È un piccolo passo, ma è un passo importante. Mi alzo e allungo le braccia. Vado in bagno, dico, vado in bagno. Mi guardo allo specchio, sorrido. Più parlo, più imparo. Prendo lo spazzolino e dico, questo è il mio spazzolino. Inizio a lavarmi i denti. 1, 2, 3. Conto in italiano. Mi aiuta a restare nella lingua. Poi mi lavo il viso. L'acqua è fredda, dico. Mi guardo di nuovo allo specchio. Dico, sembro stanco, ma dentro mi sento bene. Torno nella mia stanza, mi vesto, dico. Mi piacciono i miei vestiti. Scelgo una maglietta. Questa maglietta è blu, dico. Metto i pantaloni. Questi sono i miei pantaloni, dico. Mi siedo per un momento e guardo fuori dalla finestra. Dico, fuori è bello. Oppure dico, oggi è grigio. Ogni frase è un'occasione per imparare. Ogni parola è un passo verso l'italiano. Prima mi sembrava strano parlare da solo. Ora è normale. Questo è il mio segreto per fare pratica. Non ho bisogno di lezioni. Non ho bisogno di partner. Ho solo bisogno di parlare della mia vita reale. La mattina è perfetta per questo, perché ogni mattina inizia nello stesso modo. Posso dire le stesse cose ancora e ancora. Questo è molto utile per imparare. Quando ho iniziato non sapevo cosa dire. Conoscevo solo poche parole. Svegliarsi, lavarsi i denti, mangiare. Ma le dicevo ogni giorno. Piano piano il mio cervello le ha ricordate. Le parole sono diventate più facili, le frasi sono diventate più lunghe. Ora dico, mi sveglio alle 7, mi lavo i denti, mi lavo il viso, mi sento bene. Sono piccoli passi, ma sono vere vittorie. A volte uso il telefono, accendo la videocamera. Mi guardo e dico, buongiorno, oggi è lunedì, mi sento felice. Mi registro, ascolto di nuovo, sorrido, sto facendo progressi. Non è perfetto, ma è progresso. Molte persone hanno paura di parlare, aspettano frasi perfette, ma io non aspetto. Parlo, anche se è semplice, anche se è lento. Parlo. È così che cresco. E anche tu puoi crescere. Non hai bisogno di grammatica difficile. Non hai bisogno di parole complicate. Di solo quello che fai. Di quello che vedi, di quello che senti.
Così l'italiano diventa una lingua vera. Capitolo 2. Faccio colazione. Dopo essermi preparato, ho fame. Il mio stomaco fa un piccolo rumore. Sembra che dica «Ho fame». Così vado in cucina. Dico «Faccio colazione». Queste parole ora sono una nuova abitudine per me in italiano. Le dico lentamente. Faccio colazione. Apro l'armadio e prendo un piatto. Dico «Questo è il mio piatto». Apro il frigorifero. Vedo le uova. Dico «Mangio uova». Prendo del pane. Dico «Mi piace il pane». Vedo il burro. Dico «Metto il burro sul pane». Ogni azione diventa una frase. Ogni frase diventa pratica. Non ho bisogno di libri difficili o lezioni lunghe. Ho solo bisogno della mia vita reale. Siedo al tavolo. Dico «Mi siedo al tavolo». Do un morso e dico «Mangio la mia colazione». Bevo acqua. Dico «Bevo acqua». Se bevo tè, dico «Bevo tè». Se mangio frutta, dico «Mangio una banana». Queste frasi sono semplici, ma sono vere. Non apro un libro di testo, non faccio esercizi, vivo in italiano e questo è il modo migliore per imparare. Alcuni giorni mangio da solo, altri giorni mangio con la mia famiglia, dico mangio con mia madre, oppure mio fratello mangia con me. Faccio piccole domande. Vuoi del tè? Queste sono frasi facili, ma sono forti perché le uso nella vita reale e sto migliorando. Alcuni giorni mi sento stanco, non ho voglia di fare pratica, ma ricordo una cosa: imparare l'italiano non è solo per la scuola, è per vivere. Se posso dire mangio pane, allora sto già imparando. Dico anche come mi sento. Dico mi sento felice. Oppure sono ancora un po' stanco. Dico questo tè è caldo. Mi fa stare bene. Parlo del mio mondo in italiano. Poco a poco mi sento più a mio agio. A volte registro video con il mio telefono. Dico ciao, oggi mangio pane e uova. Bevo tè. Mi sento bene. Poi guardo il video, sorrido e penso è incredibile, parlo italiano. All'inizio dicevo solo mangiare, tè, pane. Ora posso dire faccio colazione ogni giorno, mi piace il tè, mi sento bene dopo aver mangiato. Queste sono frasi complete, nascono da una pratica piccola. Non hai bisogno di un insegnante, sei il tuo insegnante. Guarda il tuo pasto, parla di quello che vedi, di è dolce, è caldo, mi piace, non mi piace. Anche una sola frase è abbastanza. Il tuo cervello ascolta, la tua lingua ricorda. Non cercare la perfezione. Usa l'italiano che conosci. Parla lentamente. Parla chiaramente. Parla con il cuore.
Capitolo 3. Vado a scuola o al lavoro. Dopo colazione mi preparo per uscire. Prendo la borsa e dico: vado a scuola oppure vado al lavoro. Queste frasi sono semplici, ma sono vere. Le dico ogni giorno e diventano le mie frasi di pratica. Cammino verso la porta. Dico: esco di casa. Chiudo la porta e dico: chiudo a chiave la porta. Faccio un respiro profondo. Una nuova parte della mia giornata inizia. Voglio parlare italiano in ogni momento della mia giornata. Questa parte è il viaggio. Cammino per la strada e guardo intorno. Vedo macchine, biciclette e persone. Dico: vedo le macchine, vedo le persone. Continuo a camminare. Dico: cammino verso la scuola oppure cammino verso la fermata dell'autobus. Queste sono parole facili, ma fanno parte della mia vita. Le dico lentamente e mi sento più forte ogni volta. Se prendo l'autobus, dico: aspetto l'autobus. Quando l'autobus arriva, dico: l'autobus è qui. Salgo e dico: salgo sull'autobus. Mi siedo e dico: mi siedo vicino al finestrino. Guardo fuori e dico: vedo alberi, vedo negozi. Queste frasi sono piccole, ma sono reali e le dico in italiano. Alcuni giorni vado in bicicletta. Dico: prendo la bicicletta. Altri giorni vado in macchina. Dico: vado in macchina. Parlo anche di come mi sento. Dico: sono stanco, oppure sono felice, oppure sono stressato. Queste parole mi aiutano a esprimere come mi sento. L'italiano non è solo azioni, è anche sentimenti. Questo lo rende più reale. Guardo l'ora e dico: sono le 8. Le parole del tempo mi aiutano a fare frasi migliori. Dico: vado a scuola alle 8. Arrivo alle 8:15. Queste sono frasi utili che posso dire ogni mattina. Se qualcuno è con me, parlo con lui. Dico: sei pronto? Lui mi risponde. Diventa una vera conversazione. Non servono lunghe conversazioni. Una domanda e una risposta sono sufficienti per iniziare. Ricordo la prima volta che ho detto: vado a scuola. Sembrava strano. La mia voce era debole ed ero nervoso, ma ora lo dico con sicurezza perché l'ho detto molte volte. Questo è il segreto: ripetere ogni giorno. Se resto a casa, posso comunque fare pratica. Dico: cammino per casa, oppure vado in cucina, oppure mi siedo sulla sedia. La mia casa è piena di occasioni per parlare. Alcune persone aspettano una lezione per parlare, ma non dobbiamo aspettare. Possiamo parlare mentre camminiamo. Possiamo parlare sull'autobus. Possiamo parlare con noi stessi. Non è strano, è intelligente. Penso anche in italiano. Guardo qualcuno e penso: lui cammina, oppure lei parla al telefono.
Anche questi piccoli pensieri sono pratica. Sono silenziosi ma molto potenti. Un giorno un turista mi ha chiesto: «Dov'è la stazione?» Ho risposto: «Vai dritto, poi gira a destra». Era semplice, ma ha capito. Mi ha ringraziato. Quel momento mi ha dato fiducia. Ho capito che potevo parlare italiano nella vita reale. Così oggi, quando vai a scuola o al lavoro, parla. Di quello che fai, di quello che vedi, di quello che senti. Anche 2 parole vanno bene, anche una sola frase è utile. Parla. Capitolo 4. Lavoro o studio? Arrivo a scuola o al lavoro? Faccio un respiro profondo. La mia giornata inizia. Dico: inizio a lavorare oppure inizio le lezioni. Queste parole mi aiutano a entrare nella giornata in italiano. Mi siedo, apro la borsa, dico: apro la borsa, tiro fuori il quaderno, dico: ecco il mio quaderno, prendo una penna, dico: ecco la mia penna, la uso ogni giorno, guardo l'ora, dico: sono le 9. Poi inizio. A scuola ascolto l'insegnante, dico: ascolto con attenzione. Guardo la lavagna, dico: leggo quello che è scritto. Prendo appunti, dico: scrivo quello che imparo. Ogni azione diventa una frase, ogni frase diventa pratica. Al lavoro mi siedo alla scrivania, dico: lavoro alla mia scrivania. Uso il computer, dico: scrivo messaggi, controllo le email, parlo con i miei colleghi, dico: parlo con il mio team. A volte il mio cervello si sente stanco. L'italiano sembra difficile. Allora mi fermo un momento, respiro, dico: va bene. Una frase è abbastanza. Poi continuo. Vado avanti, penso al passato. Prima non sapevo dire molto, ora dico: vado a scuola, mi siedo in classe, studio matematica, leggo un libro. Queste sono frasi complete. Questo è il mio progresso. Parlo anche nella mia testa durante la lezione o il lavoro. Penso: l'insegnante parla, scrive, fa una domanda. Penso in italiano, in silenzio, ma aiuta molto. Quando alzo la mano dico: ho una domanda. È una frase breve ma importante. Ci vuole coraggio, ma lo faccio. Ogni volta divento più forte. A volte faccio errori. Uso la parola sbagliata. Dimentico una regola. Mi sento un po' imbarazzato. Ma mi ricordo che gli errori fanno parte dell'apprendimento. Non sono negativi. Sono utili. Mostrano che sto provando. Se non capisco, chiedo: puoi ripetere? Oppure cosa significa? Queste frasi mi aiutano a continuare. Mostrano che sono coraggioso. Parlo con i miei compagni. Dico: ciao. Chiedo: come stai? Rispondo: sto bene, grazie.
Queste frasi sono semplici, ma sono reali, fanno parte della vita. Quando l'insegnante fa una domanda, provo a rispondere. Forse dico solo poche parole, ma va bene così. Dico: questa è la mia risposta. Anche se non è perfetta, sto imparando. Ascolto gli altri, sento parole nuove, dico: questa è una parola nuova, la userò domani. Quando studio, dico: studio italiano, leggo storie, scrivo frasi. Queste azioni sono reali. Queste frasi sono utili. Mi fanno sentire orgoglioso. Al lavoro parlo dei miei compiti. Dico: invio email, rispondo al telefono, aiuto i clienti. Lo dico ad alta voce, anche se sono solo. Mi fa stare bene. Ogni parola che dico è un passo avanti. Non aspetto il momento perfetto, uso il momento che ho. Dopo la lezione o durante il lavoro vedo i miei amici. Uno passa vicino a me, sorride, dice: ciao. Io sorrido e rispondo: ciao. Queste parole semplici sono molto potenti, portano gioia, mi aiutano a parlare italiano. Chiedo: come stai? Il mio amico risponde: sto bene. E tu? Io dico: sto bene anch'io. Queste sono frasi piccole, ma sono vere, sono le parole della vita. Quando le dico, mi sento orgoglioso. Sto parlando, mi sto connettendo con gli altri. Mi siedo con i miei amici. Parliamo. Chiedo: cosa stai facendo? Il mio amico dice: sto leggendo. Io dico: va bene, ti piace questo libro? Queste frasi sono semplici, ma creano una vera conversazione. È così che miglioro. A volte mi sento spaventato, penso: e se faccio un errore? Ma respiro e mi dico: gli errori sono normali. I miei amici sono gentili, ascoltano, aspettano che io parli. Imparo nuove espressioni. Chiedo: cosa significa? Il mio amico spiega. Io dico: grazie. Scrivo la parola, la ripeto il giorno dopo. È così che ricordo. Questo è il mio metodo. A volte ridiamo insieme, diciamo: è divertente. Mi sento bene, mi sento accettato, mi sento parte del gruppo. L'italiano mi aiuta a sentirmi vicino agli altri. Quando mangiamo insieme dico: questo cibo è buono, oppure mi piace questo piatto. Chiedo: e a te? Il mio amico risponde. Io dico: anche a me. Queste frasi sono molto semplici, ma sono importanti, sono vere. Mi rendono felice. Ricordo un tempo in cui non parlavo. Stavo in silenzio, guardavo gli altri. Volevo parlare, ma avevo paura. Mi sentivo timido e triste. Ora parlo piano, parlo in modo semplice. Ma parlo, e questo cambia tutto. Spesso ripeto le stesse frasi. Ciao. Salve. Come stai? Anche a me. Grazie. Mi piace. Queste sono le mie basi. Le uso ogni giorno.
Non aspetto una grammatica perfetta. Uso quello che so e miglioro. Un giorno ho dimenticato una parola, mi sono fermato. La mia amica mi ha aiutato, ha detto la parola. Io l'ho ripetuta. Abbiamo sorriso. Quel momento mi ha insegnato qualcosa. Non devo essere perfetto, devo solo provare. Parliamo anche delle lezioni. Chiedo: hai capito? Il mio amico dice: un po'. Io dico: anche io. Studiamo insieme, ci aiutiamo, impariamo insieme. Fa stare bene. Parlare con gli amici è facile, è divertente, è pieno di piccoli momenti. Questi piccoli momenti mi aiutano a crescere. Parlo di più, mi sento meglio, divento più forte. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.